E bentornati nel forum. Sono tornato qua oggi per portarvi la recensione di Fabula Ultima. Ora, cosa molto importante da dire prima di iniziare l'effettiva recensione è che Fabula Ultima è un titolo con una certa importanza intorno, dato che è della Need Games, ma non è un semplice titolo della Need Games. È il primo titolo della Need Games, fra virgolette, autoprodotto, prodotto totalmente indipendentemente, quindi è un gioco totalmente italiano. L'autore che lo ha sviluppato è Emanuele Galletto. Cosa c'è da dire inizialmente su Fabula Ultima? Che sicuramente nell'ultimo periodo di tempo si è fatto molto sentire. Riprende quella falsariga dei giochi un po' in stile, perdonatemi la generalizzazione, anime, ovvero ispirati comunque alla cultura dei videogiochi o comunque fumetti o appunto anime giapponesi. Su questo canale ne abbiamo già visto a suo tempo Ryutama, Daniele parlò di Gattai. Io recentemente sono andato a controllarmi comunque il beta test che era previsto per Kotra. Sono comunque tutti giochi di un certo stile, riprendono quella cultura intorno ai manga e agli anime che bene o male qualcosa tutti abbiamo visto. Fabula Ultima cerca di portarlo a un livello più ampio. Questo perché? Perché innanzitutto ha una serie di elementi a cui si ispira molto più ampia rispetto a quelli che potrebbero essere altri titoli, e in più perché si pone con l'idea di poter essere quasi un sistema generico, fra virgolette, nel senso di potersi ambientare in una serie di ambientazioni molto diverse e molto varie fra di loro. Fra i giochi di ruolo a cui si ispira troviamo sicuramente, per titoli che abbiamo già nominato su questo canale, Ryutama, e vedremo parlando del sistema che ha molti elementi in comune, ma anche Blades in the Dark, con cui condivide una meccanica fondamentale e anche molto divertente da giocare. Dal punto di vista di altri media si ispira sicuramente a certi tipi di videogiochi che possono essere chiamati JRPG, ovvero gli RPG giapponesi. Primo fra tutti, che è sicuramente stato il titolo a questo affiancato Fabula Ultima più spesso, Final Fantasy, ma troviamo anche Dragon Quest, Etrian Odyssey, che è un titolo non molto conosciuto credo in Italia, ma sicuramente ha ispirato molti degli aspetti di Fabula Ultima. E a questo punto io mi devo fermare per fare una nota molto personale. La prima volta che mi si è presentata la possibilità di fare la recensione di Fabula Ultima non ero molto convinto di farla, semplicemente perché mi era sempre stato affiancato a Final Fantasy e non me ne vogliate a male, a me Final Fantasy non è mai piaciuto. Ha sempre rappresentato un certo tipo di narrazione, ma anche di costruzione dei personaggi, e un certo tipo di videogiochi che non mi ha mai detto veramente niente. Con questo non voglio dire che Final Fantasy non sia bello né importante per la sua categoria, anzi è una pietra miliare, semplicemente che a me di gusto non è mai piaciuto. Quindi recensire un gioco di ruolo che era fortemente basato su quelle premesse non avrei saputo bene cosa dire. Sono rimasto in realtà, dopo una lettura molto attenta, piacevolmente sorpreso, perché Fabula Ultima, sebbene continui a presentare molti elementi tratti da quella cultura un po' da JRPG, e questo da una parte è un bene, ma dirò secondo me che da una parte anche è un male, può essere tranquillamente giocato in una maniera fra virgolette diversa, quindi con in mente un diverso stile di gioco, un diverso stile di narrazione o delle storie comunque da contenuto sostanzialmente diverso. Ma direi di chiudere qua la premessa e andare a vedere il gioco in sé. Come ho detto, Fabula Ultima si presenta in sostanza come un sistema, oserei definirlo quasi generico, nel senso che
ha un suo, diciamo, periodo identificativo in cui si ambienta, diciamo sostanzialmente un fantasy. A questo sono ispirate la maggior parte delle illustrazioni, a questo si ispira la maggior parte comunque delle meccaniche e l'idea generale del gioco, ma possiamo giocarlo in tutta una varia serie di ramificazioni, potremmo dire, di questo genere che ci permettono di creare totalmente l'ambientazione che preferiamo. Vogliamo un'ambientazione più natural fantasy, quindi ad esempio quella che ci veniva riproposta da Ryutama? Lo possiamo fare. Vogliamo un'ambientazione più steampunk? Assolutamente. Vogliamo un'ambientazione in cui elementi magici si ricollegano a elementi più moderni, quindi più tecnologici, ma sempre con un gusto, diciamo, medieval fantasy sotto, soprattutto magari di estetica? Anche quello è possibile. La cosa molto interessante del manuale è che non solo ci dà le indicazioni e le descrizioni di che cosa si intenda per vari tipi di ambientazione, ma ce li spiega anche nei suoi elementi fondamentali. Questo è utile soprattutto per o giocatori che si avvicinano per la prima volta al genere, o anche per master che vogliono fare determinati tipi di ambientazione ma non ne hanno mai sentito parlare magari o non le conoscono molto. Possono avere tutti gli elementi fondamentali per partire e fare la propria. È questo un elemento ricorrente nel manuale perché sono inseriti tutta una serie, diciamo quasi di tutorial a elementi che sono fondamentali da conoscere per dei giocatori che sono totalmente a digiuno di che cosa sia un gioco di ruolo. Quindi partiamo da semplicemente cos'è un gioco di ruolo, al ruolo dei giocatori, a come si dovrebbero comportare i giocatori e a scendere fino a tutto quello che è il compito di un buon game master. Per persone come me che giocano da un po' di tempo sembra talvolta anche banale vederli scritti in un manuale. Mi è venuto alcune volte da dire sì, ma guarda, se ormai siamo arrivati a un punto che bisogna proprio scriverlo parola per parola queste cose che per me sono diventate dei comportamenti normali in un party. Però questo non è assolutamente un punto a sfavore. È sempre meglio inserire nel proprio manuale una serie di informazioni di questo genere che non averle. Quindi abbiamo un'ambientazione che si può adattare alle vostre, diciamo, più selvagge fantasie, per dirla in questa maniera, e un sistema che, e qua lo devo dire, strizza l'occhio sicuramente a un tipo di gioco leggermente più tecnico. Mi spiego meglio. Favola Ultima non è che sia un gioco totalmente tecnico, come potrebbe essere un gioco molto classico come i primi D&D, per capirci, soprattutto D&D 3.5. Si ispira a uno stile di gioco improntato sì sulla build del personaggio, ma con l'inserimento di tutta una serie di elementi narrativi per rendere lo svolgimento dell'azione all'interno dell'avventura sicuramente più dinamico, come dovrebbe essere in un manga, in un anime o comunque in un titolo di questo genere. Tra l'altro, fra appunto le note di ispirazione per Favola Ultima c'era anche la famigerata quarta edizione di D&D, che è sempre mistrattata da tutti, ma era quella che aveva cercato un pochino di più di adattare Dungeons and Dragons, sebbene sia stato comunque poi un progetto fallimentare, a elementi più comuni, ad esempio agli MMO o ai videogiochi di ruolo, cosa che soprattutto nel mondo degli MMO la cultura anime è dilagante ormai, quindi si può ben capire perché abbiano scelto questa idea di dare più dinamicità e più libertà soprattutto nel come gestire il proprio personaggio anche nelle situazioni tecniche come possono essere conflitti o combattimenti. È però sicuramente un gioco che non richiede esclusivamente uno sforzo narrativo, ha elementi per favorire il ruolo ma anche degli elementi veramente molto pesanti per favorire la build del personaggio. Tutto questo per dire che quell'elemento del JRPG, delle build, scusatemi il termine colloquiali,
rotte OP da power player è abbastanza presente. È un gioco che ti spinge a cercare di creare delle dinamiche all'interno del party, è una build tale da fare un personaggio effettivamente forte. Basti pensare che alcune delle dinamiche fondamentali sono basate sui punti fabula. I punti fabula possiamo chiamarli bene o male l'ispirazione di Favola Ultima, per fare un riferimento con di quinta edizione. Possono essere guadagnati facendo tutta una serie di attività e vengono guadagnati anche abbastanza velocemente, e possono essere utilizzati per fare cose da semplicemente ritirare dadi a letteralmente inserire o modificare elementi della trama perché siano a nostro favore. Uno dei consigli per utilizzare i punti favola è inserire NPC che hanno oggetti o conoscenze che possono essere utili al party, quindi si vede come, avendoci un certo tipo di giocatori, questo potrebbe essere problematico, per non dire altro. Ci sono molte meccaniche anche ispirate a sforzare però anche determinati tipi di giocatori particolarmente tecnici a importarsi un po' di più del personaggio, oltre ai danni che possono fare con la propria arma. Pensate semplicemente che per quanto riguarda la meccanica della morte è diversa a seconda che si tratti del personaggio, di un villain, diciamo, quindi di un cattivo forte, o di un NPC. Gli NPC verranno semplicemente eliminati. I villain, diciamo i cattivi più importanti, potranno decidere se fuggire spendendo una loro versione malvagia dei punti favola, oppure arrendersi, e in questo caso verranno trattati come qualsiasi altro NPC. I personaggi potranno scegliere se arrendersi, e in questo caso non potranno essere uccisi, ma subiranno un'afflizione, quindi un elemento che è sia tecnico sia di ruolo, che da quel momento in poi caratterizzerà il loro personaggio, oppure decidere di sacrificarsi. Questa è una scelta molto importante perché innanzitutto ha dei prerequisiti che devono essere rispettati, ma nel caso sia possibile darà la possibilità al nostro personaggio di uscire di scena in grande stile, sconfiggendo il cattivo e salvando i propri amici, oppure inserendo un elemento particolarmente importante che andrà a influenzare la trama successivamente, magari anche che sia positivo al party. Per quanto riguarda il sistema di gioco, la base è semplice perché è sostanzialmente il sistema di Ryutama. Abbiamo una serie di caratteristiche, queste caratteristiche hanno una serie di punteggi che ci indicheranno il dado, quindi è sostanzialmente un sistema progressivo di 4, di 6, di 8, di 10, di 12, di 20. Quando dobbiamo compiere una prova prenderemo le due caratteristiche fondamentali, quindi ad esempio intelligenza più destrezza, per fare un esempio, tireremo i dadi e sceglieremo il risultato più alto. È un sistema esattamente identico a com'era lo scheletro di quello di Ryutama, con la differenza che invece che sommare il risultato dei dadi si prenderà semplicemente il più alto. Ovviamente anche qui potranno essere inseriti malus e bonus a seconda di determinate abilità o situazioni che ci si possono presentare davanti. Su questo sistema poi, sostanzialmente molto semplice, si innestano tutta una serie di meccaniche, che sono veramente molte, che vanno a disciplinare più dettagliatamente ogni vario tipo di aspetto, che può andare appunto dalla guarigione al riposo all'utilizzo dell'inventario, che è molto carino, è fatto attraverso determinati punti chiamati punti inventario, che ci permetteranno di non fare, fra virgolette, la spesa come si fa in altri giochi di ruolo, ma tirare fuori dal proprio inventario l'oggetto che ci serve al momento giusto spendendo un tot di punti, come per dire che lo avevamo già all'interno dell'inventario. Altra meccanica fondamentale che avvicina molto Favola Ultima a Blades in the Dark è quella dell'orologio. Ora non è chiamato esattamente orologio, ma comunque l'idea è fondamentalmente quella di Blades in the Dark. Quando gestiamo situazioni complesse, come ad esempio scappare da una prigione oppure addentrarci furtivamente da qualche parte, il master potrà
sostanzialmente disegnare questo orologio che è diviso in spicchi per identificare quanto i nostri personaggi si stanno avvicinando al fallimento con i propri insuccessi. Quindi nel caso del fuggire da una prigione, ogni spicchio dell'orologio riempito vorrà dire l'allarme che si alza, oppure semplicemente indicherà il progresso verso una determinata situazione o un determinato obiettivo. Altro esempio fatto dal manuale, nel caso il party stia affrontando un mostro particolarmente grosso che non può essere eliminato in modi convenzionali, però essendo all'interno di un tempio si può decidere di far crollare le pesanti colonne addosso a questo mostro per in qualche modo immobilizzarlo. Questo viene chiamato tra l'altro obiettivo maggiore. L'orologio in questo caso rappresenterà l'avanzamento verso questo obiettivo, quindi indebolire le colonne perché crollino. Sicuramente è un sistema molto interessante, molte meccaniche anche delle stesse classi dei personaggi sono basate sul riempire o eliminare spicchi dell'orologio nel caso il riempirlo sia positivo o negativo. Può essere utilizzata anche come regola opzionale per master, diciamo, non troppo esperti ancora per gestire situazioni difficili, o in teoria potrebbe essere tranquillamente ignorata quando si ha un minimo di esperienza, perché se siete abituati a masterare giochi più complessi sicuramente situazioni complesse non vi metteranno molto in difficoltà, ma comunque questa è una meccanica che dà tutta una serie di possibilità per dare un'idea anche di progressione al party nel cosa stanno facendo. Ultima caratteristica che mi sento di indicare come particolarmente divertente è il fatto che la progressione dei personaggi è particolare. In che senso? Partiremo dal livello 5. Ebbene sì, perché dobbiamo distribuire una serie di livelli fra un certo numero di classi, esattamente come se stessimo multiclassando o facendo appunto le build in quei giochi che hanno una serie incredibile di classi e alcune hanno proprio delle sinergie fra di loro. Questo ci permette appunto di avvicinarci più a quello spirito che vorrebbe raggiungere, che vorrebbe imitare Favola Ultima. Ci sono una importante serie di classi, sono diverse, molto interessanti fra di loro e coprono praticamente qualsiasi cosa vogliate fare, soprattutto con l'idea che si può tranquillamente multiclassare fra queste, si possono creare personaggi che sono quindi totalmente anche, fra virgolette, assurdi ma molto divertenti da vedere. Qui si ritorna ovviamente a indicare che questo sistema di build è particolarmente carino ma anche particolarmente pericoloso a seconda dei giocatori che ci troviamo di fronte. E qui, avviandomi alla conclusione, devo fare un minimo di critica quantomeno a come come sono stati impostati certi aspetti di Favola Ultima. È un gioco che può essere affrontato sotto vari aspetti, ma credo che non esista fra i vari giochi di ruolo che ho recensito o comunque ho letto fino ad ora uno che richieda in maniera obbligatoria quasi, più di Favola Ultima, la necessità di una sessione zero, di una dichiarazione di intenti o comunque di tutta quella serie di accordi fra giocatori e fra il master e i giocatori perché si possa avere un'avventura tranquilla e divertente. Perché sostanzialmente giocando a Favola Ultima ci si potrebbe trovare di fronte a giocatori che preferiscono fare il classico personaggio che con un colpo di spada infligge 8.500.000 danni e viene scritto proprio in rosso sullo schermo, e mandare avanti il gioco come se fosse praticamente un gioco EFK di quelli che lasci combattere i personaggi sul cellulare. E questo comunque è totalmente condivisibile se vi piace Etrian Odyssey, uno dei titoli a cui si ispira Favola Ultima, verrà basato sul grinding praticamente, ma questa potrebbe non essere l'idea di campagna che voleva fare il master. D'altro canto ci si potrebbe trovare di fronte a situazioni in cui ci sono giocatori che preferiscono una campagna più narrativa, ma il master invece si è preparato il classico avventura all'interno di un dungeon, quindi è
estremamente consigliabile che qui ci si metta d'accordo su che cosa si vuole fare, altrimenti si rischia di finire di fronte a situazioni non molto belle in cui magari tutti i giocatori si sono fatti dei personaggi esclusivamente narrativi e poi c'è solo uno che si è fatto il personaggio da power player che porta avanti la trama. Con questo non voglio dire che sia intrinsecamente, che sia di base un male. Questo voglio dire che è molto importante chiarirsi prima su che tema e soprattutto che tipo di pacing di gioco vuole essere quello per cui si utilizza Favola Ultima. Tra l'altro io non sto dicendo nulla di nuovo perché tutti questi avvertimenti sono fatti anche all'interno dello stesso manuale, quindi su questo non c'è assolutamente niente da dire. L'ultima nota che devo fare è che mi è piaciuta molto l'impaginazione o quantomeno la struttura grafica che hanno dato al manuale, perché da un certo punto di vista, guardando subito la copertina, ti dice che tipo di cose puoi fare con il gioco. Guardando la copertina per la prima volta mi sono subito immaginato la copertina di Mutants and Masterminds, che doveva essere un gioco di supereroi generico in cui potevi, fra virgolette, ricreare anche supereroi diciamo esistenti in altri titoli come ad esempio quelli della DC o della Marvel, e c'erano appunto dei personaggi sulla copertina di Mutants and Mastermind che ricordavano, fra virgolette, Superman, Batman, Wonder Woman. Ugualmente, guardando la copertina di Favola Ultima, io di titoli che ho assistito riconosco quasi sicuramente Alicia Melkett di Valkyria Chronicles e lo Slayer di Goblin Slayer. E quando va a spiegare l'equipaggiamento, soprattutto le armature, gli oggetti e le armi, indica tutti questi pezzi di equipaggiamento non con delle immagini vere e proprie, ma con delle immagini pixelate che ricordano appunto molto i primi JRPG, soprattutto i primi 2 Final Fantasy, perché sembrano proprio le icone di equipaggiamento, e tra l'altro il sistema di equipaggiamento ricorda molto quello di un videogioco, ed è molto carino perché già subito il manuale ti dà l'idea di che cosa sia ispirato il gioco. In sostanza, Favola Ultima, cosa si può dire in conclusione? Che è un gioco secondo me solido, va saputo in un qualche modo gestire, perché comunque non è un sistema immediato sotto alcuni aspetti, va conosciuto un po', è un manuale con un certo numero di pagine, un manuale con un nutrito bestiario, un buon numero di classi che hanno importanti sinergie fra di loro, quindi rispetto a altri titoli magari più odierni va studiato anche un pochino, ma sicuramente si può adattare a molti stili di gioco, e se lo si vuole giocare in una maniera più moderna, possiamo dire più narrativa, può essere sicuramente fatto senza nessun problema. Anzi, si potrà sicuramente ricreare tutta una serie di situazioni che sono presenti nelle nostre avventure più conosciute, soprattutto di stampo giapponese, perché e poi è quello il tema principale, se non si è capito da tutta questa recensione. Lo consiglio se siete interessati sicuramente a questo genere di avventure, ma anche se volete provare qualcosa di nuovo, se siete abituati a giochi diversi ma volete provare qualcosa di un pochino più particolare che esce, e questo io lo consiglio sempre, da le solite cose canoniche che avete giocato in un gioco di ruolo. Spero di vedere ancora parlare di Favola Ultima, perché a livello di base, di struttura, ha un grandissimo potenziale. Sfortunatamente avrei voluto fare una recensione più pregna di materialità per alcuni aspetti, e quindi questo necessariamente voleva dire provarlo, ma non ci sono riuscito perché già leggere il manuale mi ha tolto un po' di tempo, e portarlo a una delle nostre GDR Night sarebbe stato leggermente difficoltoso appunto per la preparazione che mi sarebbe stata richiesta. Speriamo in seguito magari di farvi vedere anche sul canale qualcosa di vero proprio riguardo al gameplay del gioco. In conclusione, io come al solito vi ringrazio per aver visto questo video. Se vi è piaciuto vi invito ovviamente a condividerlo, a mettere mi piace, a passare da tutte le nostre pagine social se ne avete interesse. Abbiamo Facebook, Instagram, anche una pagina, anche un gruppo di Telegram. E ultimo ma non ultimo, devo fare un ringraziamento al nostro tribuno Andrea Biasone, senza il quale non avremmo potuto recensire questo manuale, quindi davvero un grande ringraziamento. Francesco dal Foro Sentenzia, chiudo.